Ci siamo! L'iPhone economico è finalmente arrivato. Apple lo ha appena svelato e, come previsto, questo sarà l'iPhone per chi vuole utilizzare Apple Intelligence, ossia tutte le funzioni di intelligenza artificiale di Apple, senza però acquistare un modello top di gamma della linea iPhone 16 che già conoscevamo. Questo smartphone è molto simile a quanto ci avevano anticipato i rumor nelle scorse settimane, con due grosse differenze. Non è un iPhone SE, bensì si chiama iPhone 16e e quindi fa parte a tutti gli effetti della famiglia di iPhone 16. E l'altra cosa che forse non avevamo visto arrivare è il prezzo, che è un po' più alto di quanto avevamo previsto. Vi racconto tutto dopo la sigla. Ed eccolo qui, è lui il nuovo membro della famiglia di iPhone 16. Questo infatti è iPhone 16e ed è molto simile a quello che ci avevano anticipato i rumor, con la grossa differenza che non è un iPhone SE. iPhone SE era sempre stata la famiglia di iPhone economici della mela, mentre in questo caso questo nuovo 16e si aggiunge a tutti gli effetti alla line-up di iPhone 16, con cui condivide buona parte delle caratteristiche tecniche, specialmente con il modello base iPhone 16 le differenze non sono così marcate. Ci sono giusto un paio di cosine qui e lì, la più evidente è la fotocamera, ma non è l'unica. Comunque un po' di dettagli che ovviamente giustificano la differenza di prezzo e fanno anche percepire la differenza di esperienza utente finale. Non avete acquistato un iPhone 16 base, avete acquistato un iPhone 16e, il modello economico, e quindi vi tenete le differenze. Come è fatto questo iPhone 16e? Beh, in primo luogo, da un punto di vista estetico, ricorda moltissimo iPhone 14, ossia l'ultima famiglia di iPhone ad essere caratterizzata dal notch invece che dalla Dynamic Island. Quindi con questo modello si abbandona definitivamente il Touch ID, che non è più presente su alcun iPhone in vendita attualmente, e si passa definitivamente al Face ID come sistema di autenticazione biometrica, con la differenza che in questo caso i sensori per il riconoscimento facciale non sono contenuti nella Dynamic Island, che ormai abbiamo imparato a riconoscere nei nuovi modelli, bensì sono contenuti nel notch, ossia quella tacca che c'è nella parte superiore dello schermo, che oggi, per chi conosce la linea iPhone, sa un po' di vecchio, di superato, che poi era esattamente l'effetto che voleva ottenere Apple, ossia avere un tratto distintivo che segnali subito, già alla vista, che quello che stiamo guardando non è un iPhone 16, bensì un iPhone 16e. È quello col notch, non con la Dynamic Island. Per quel che riguarda le specifiche tecniche, il nuovo iPhone 16e condivide buona parte della componentistica con iPhone 16. C'è infatti lo stesso chip Apple A18 accompagnato con 8 GB di RAM, che è il quantitativo di RAM minimo per far girare Apple Intelligence, ossia l'insieme di funzioni basate su intelligenza artificiale generativa che arriverà sugli iPhone anche in Italia in primavera. Finora Apple Intelligence era un'esclusiva dei modelli top di gamma, era infatti disponibile solo per iPhone 15 Pro e successivi, mentre adesso a questa line-up di dispositivi che supportano l'intelligenza artificiale di Apple si aggiunge proprio iPhone 16e, che per molti utenti potrebbe essere proprio il punto di ingresso per testare le funzioni di intelligenza artificiale. Possiamo dire infatti che il supporto ad Apple Intelligence è forse il motivo principale con cui Apple conta di convincere i vecchi utenti con iPhone 15 e precedenti a passare al nuovo iPhone 16e. Però da un punto di vista hardware c'è anche una novità importante. Questo nuovo 16e è infatti il primo iPhone ad avere un modem prodotto da Apple. È una novità assoluta per l'azienda di Cupertino, perché finora Apple aveva sempre acquistato i suoi modem da Qualcomm, mentre su questo iPhone 16e la connettività 5G è garantita dal modem sviluppato proprio da Apple, che verosimilmente arriverà poi anche sui futuri modelli di iPhone, quindi iPhone 17 e così via. L'altra grande differenza rispetto ad iPhone 16 base sta nelle fotocamere. Il nuovo iPhone 16e infatti ha una sola fotocamera da 48 megapixel. Non c'è quindi il grandangolo né tantomeno il teleobiettivo, però il sensore è lo stesso che troviamo sugli iPhone 16, quindi la qualità delle foto è veramente sempre molto elevata, grazie anche all'elaborazione software di altissimo livello possibile grazie al chip Apple A18. A proposito di elaborazione software, nell'interfaccia di scatto non manca il tasto 2x, che quindi va a eseguire uno zoom 2x, che però non viene eseguito tramite un sensore diverso, ma semplicemente tramite un crop dell'immagine, quindi ritagliando praticamente l'immagine originale da 40
48 megapixel. E a proposito di esperienza di scatto, una grossa differenza rispetto agli iPhone 16 è l'assenza del tasto controllo fotocamere. Però a proposito di tasti c'è invece l'action button, ossia il tasto azione che abbiamo visto sugli ultimi modelli di iPhone, che è un pulsante programmabile che di default attiva e disattiva il silenzioso e che ha praticamente preso il posto del vecchio switch per il muto. Non cambia invece la fotocamera frontale, che è identica a quella di iPhone 16, che è un'ottima fotocamera frontale da 12 megapixel in grado di registrare video fino a 4K a 60 fps. Infine, per quanto riguarda il resto delle specifiche, il display è sempre da 6,1 pollici, è un pannello OLED con refresh rate a 60 Hz, Apple rimane ferma sui 60 Hz, è praticamente lo stesso schermo che c'è su iPhone 16 base. C'è il supporto alla connettività satellitare che non era scontata, che serve ovviamente a mandare SOS in caso di emergenza, e c'è ovviamente la porta USB-C che sostituisce il connettore Lightning su tutti i modelli di iPhone e non poteva essere altrimenti visto che in Europa non è più possibile vendere alcun dispositivo che non abbia l'USB-C. Per quel che riguarda la batteria, non conosciamo la capienza della batteria. Apple, a proposito dell'autonomia, dà una serie di indicazioni generiche come fino a 26 ore per riproduzione video e un'autonomia di 12 ore maggiore rispetto al precedente iPhone SE di terza generazione. iPhone 16e supporta la ricarica rapida, che garantisce il 50% di carica in mezz'ora, e supporta la ricarica wireless, però c'è un grosso ma, perché iPhone 16e non ha il MagSafe. È una scelta un po' strana da parte di Apple perché aveva lanciato il MagSafe, che poi è diventato uno standard con la ricarica wireless C2. Questo nuovo iPhone supporta la ricarica wireless, ma non ha l'anello magnetico con cui agganciare i caricabatterie e tutti gli accessori della linea MagSafe. Questo, secondo me, è veramente un peccato. Parliamo infine anche di prezzo, che sono sicuro è un argomento che scalderà parecchio gli animi, perché il costo del nuovo iPhone 16e è abbastanza più alto rispetto a quanto ci si aspettasse. Sia in Italia che negli Stati Uniti. Infatti il precedente iPhone SE di terza generazione costava $429, quindi negli Stati Uniti ci si aspettava un prezzo ok più alto perché adesso il taglio minimo è da 128 GB e non più finalmente da 64 GB e quindi ci si aspettava un prezzo intorno ai $500, mentre il nuovo iPhone 16e negli Stati Uniti costa invece $599, quindi parecchio più alto rispetto ai precedenti SE, di cui questo è comunque un po' un successore spirituale. In Italia la situazione è decisamente più tragica perché il costo di listino della versione da 128 GB è di €729, che è pericolosamente vicino al prezzo street price di iPhone 16 che durante le ultime promozioni, Black Friday e così via, era arrivato a costare intorno a €799. Ora, ovviamente lo street price ci sarà anche su iPhone 16e, che nei prossimi mesi inevitabilmente scenderà di prezzo, specialmente dai rivenditori di terze parti, quindi probabilmente sarà comunque l'iPhone che vorrete comprare, perché quando arriverà a un costo di 550-600 euro sarà sicuramente già molto più invitante rispetto a quanto non sia adesso, però sono comunque convinto che le aspettative da parte del pubblico fossero un po' diverse. Il nuovo iPhone 16e sarà disponibile per il preordine a partire da questo venerdì 21 febbraio e sarà poi acquistabile, verrà spedito, a partire dal prossimo venerdì 28 febbraio. Per questa panoramica del nuovissimo iPhone 16e è tutto. Io vi ricordo come sempre che se volete supportarci potete farlo molto facilmente lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina delle notifiche, e già che ci siamo vi invito a mostrarmi tutta la vostra rabbia nei commenti, non per il prezzo, perché chi se ne frega, Apple, lo sappiamo che con i prezzi fa sempre un po' quello che gli pare, ma per l'assenza di MagSafe, che è un dettaglio che veramente mi ha toccato nel profondo e mi ha turbato. Per questa panoramica con 16e è davvero tutto, io sono Giuseppe, vi do appuntamento alla prossima qui su smartworld.it. Ciao!